Skillshare o Domestika? Quale piattaforma fa per te? Sono Madalina, un'acquarellista e illustratrice principalmente autodidatta e come ti accennavo nel precedente video dove parlavo di come ho cambiato vita, molte informazioni, conoscenze e competenze le ho acquisite tramite piattaforme online come Skillshare e Domestika. Però prima di inoltrarci su questo sentiero ti invito ad iscriverti sul mio canale YouTube dove potrai rimanere aggiornato sui prossimi video e anche seguirmi su Instagram dove potrai vedere tutto quello che creo. Voglio fare ora un confronto tra le due piattaforme basandomi su alcuni aspetti che reputo fondamentali per l'apprendimento online. Prima di tutto, quanto costa? Allora, Skillshare prevede una prova gratuita di 14 giorni, poi un abbonamento che può essere annuale di circa 84 euro all'anno oppure mensile di circa 16 euro. Quindi uno può decidere di farsi un abbonamento mensile, poi disdire alla fine del mese e poi rinnovarlo e così via. Per quanto riguarda Domestika invece non c'è un abbonamento, ogni corso va pagato a sé stante, quindi ha un prezzo singolo. Anche se vedi tante promozioni su Facebook, su Instagram, in realtà i corsi su Domestika non costano mai più di circa 15 euro, quindi saranno sempre in promozione, scontati da 39,90 a 10 euro o 14 euro. C'è in realtà un abbonamento che si chiama Domestika Pro e che costa 29,90 euro. I benefici sono tre circa, hai uno sconto ulteriore del 20% sui costi di tutti i corsi, poi puoi avere un certificato di frequenza alla fine del corso e infine ti offrono 2 o 3 corsi gratuitamente ogni mese, però su argomenti scelti da loro. In un anno non ho trovato tanti corsi gratuiti dedicati all'arte o all'acquarello, in realtà i corsi erano magari quelli meno conosciuti che riguardavano, non so, il branding, la pubblicità, la grafica, cose che non mi interessavano tantissimo, ecco. Qual è la lingua di questi corsi? Skillshare è praticamente tutta in inglese, Domestika praticamente tutta in spagnolo con sottotitoli in inglese. Questo perché Domestika nasce in una realtà spagnola e agli inizi soprattutto gli insegnanti erano tutti spagnoli, parlavano tutti spagnolo come prima lingua praticamente, mentre adesso invece puoi trovare corsi tenuti da insegnanti di altri paesi che parlano inglese, quindi trovi inglese con sottotitoli in inglese. Chi sono gli insegnanti? Su Skillshare chiunque può insegnare in un qualsiasi momento, quindi magari puoi trovare la persona in gamba oppure puoi trovare la persona che non è portata per l'insegnamento, così come puoi trovare anche professionisti del settore, per esempio Harley Bean o Margaret Morales, mi ricordo che avevano dei corsi dedicati al ritratto e alla gouache piuttosto che all'acquerello come medium. Invece su Domestika c'è proprio una selezione degli insegnanti, quindi non chiunque può accedere e iscriversi come insegnante e uploadare un corso. Non so i criteri di selezione di Domestika perché non ho mai fatto domanda, però guardando i corsi si vede che scelgono comunque professionisti del settore, a volte persone molto popolari. Mi ricordo di illustratori come Gemma Capdevila, Paola Bossio, Carmen Lo, quindi tanti illustratori molto conosciuti su Instagram, ma comunque illustratori che hanno una certa carriera e una certa rinomanza, ecco. Qual è la qualità dei video? Ebbene, su Skillshare abbiamo detto che chiunque può fare un corso, quindi la qualità dipende da chi fa il corso, dalle competenze, nel riprendersi, nel montare il video, dipende dalle sue attrezzature, dalla luminosità, da una serie di fattori, quindi puoi trovare il corso fatto bene piuttosto che il corso che magari non è fatto molto bene come riprese. Mentre Domestika non funziona così. Domestika ha proprio un'equipe di videomaker, gente che fa le riprese, gente che si occupa della qualità dei suoni. Questa equipe segue l'illustratore o la figura professionale mentre fa il corso e quindi tutti i video sono della stessa qualità, cioè una qualità eccelsa praticamente, non si può volere di più, ecco. Quindi hanno questo standard molto alto della qualità dei video. Qual è la durata di un corso? Su Skillshare puoi trovare corsi da mezz'ora, ma anche corsi da circa 2 ore, dipende. Su Domestika invece si parte da un minimo di 2 ore a un massimo anche di 7 ore, dipende dal corso che frequenti. Se è un corso tecnico che riguarda magari l'utilizzo di un programma può veramente durare 5-7 ore, mentre i corsi che riguardano l'illustrazione, l'arte, l'acquerello solitamente durano sulle 2 ore, 3 ore massimo.
Parliamo ora della parte che ci interessa di più, i contenuti. Che cosa apprendo guardando questi corsi? Allora, su Skillshare, come ti ho detto, i corsi possono essere anche di una sola mezz'ora, quindi sono molto focalizzati su una tematica, su un singolo soggetto. Per esempio, puoi trovare il corso come disegnare una rosa, come dipingere un volto, come creare un blog. Sono corsi che riguardano delle competenze base, ti danno proprio le nozioni base per iniziare a fare una certa cosa o per apprendere una certa materia. Io per esempio su Skillshare avevo seguito un corso che riguardava il blogging quando avevo messo in piedi il mio blog e mi dava proprio le nozioni base su come iniziare, quindi una cosa che riguarda proprio il principiante, chi non sa nulla di quella materia può avere delle nozioni base, però nulla di più, ecco. Domestica invece funziona diversamente, è molto incentrata sulla figura del professionista, quindi in realtà il contenuto è un po' più ampio, più generico, però allo stesso tempo limitato, nel senso che sembra che le persone debbano seguire quel corso perché c'è quel illustratore famoso, ma in realtà alla fine del corso non è che apprendi proprio delle nozioni super solide e fondate e che ti aiutano a vedere un cambiamento nella tua arte o nella tua attività. Quindi è molto, sono dei corsi molto ispirazionali. Devo dire che un punto a loro favore è il fatto che ti danno un'idea di quello che puoi fare con l'arte, di come si svolge l'attività di illustratore come professionista, di quanti ambiti lavorativi possono essere toccati dall'arte, di come puoi utilizzare la tua arte per guadagnare. Quindi sicuramente hanno questo aspetto in più dovuto al fatto che c'è una figura professionista che ti parla e ti spiega come lavora e che cosa fa nella sua vita da artista, ecco. Voglio farti un esempio pratico di quello che puoi trovare su Domestika. Ti parlo di un corso che ho frequentato di Gemma Capdevila, forse la conosci da Instagram. Nella prima parte l'artista di solito fa vedere il suo curriculum che è molto ampio e veramente da ammirare, poi parla delle sue fonti di ispirazione e poi inizia la parte più tecnica dove fa vedere come utilizzare la tecnica dell'acquerello. In realtà è una parte abbastanza abbozzata perché fa vedere le tecniche un po' più conosciute, bagnato su asciutto, il modo in cui magari mescola il colore o utilizza particolari liquidi per ottenere effetti strani e unici e che sono magari adatti alla sua illustrazione. E l'ultima parte riguarda una sua illustrazione che dipinge, ma quello che ho sempre reputato scarso è forse il fatto che non dice mai che colori utilizza o come effettivamente ha creato quell'illustrazione o come tu dovresti approcciarti alla creazione di un'illustrazione. Quindi l'artista parla molto del suo ambito, del suo tipo di illustrazione, quindi è bello da guardare, ma molto spesso mi sono trovata nella condizione in cui ho detto ok, ho pagato questo corso per imparare, non so, a creare un'illustrazione, ma in realtà non è che mi ha fatto vedere come si crea un'illustrazione o come ci si approccia ad un'illustrazione e si crea effettivamente qualcosa di unico nel proprio stile. Quindi sì, c'è questo, peccano un po' diciamo di egocentrismo e parlano molto di quello che fanno loro, però penso che ci sia questo aspetto da migliorare. Comunque ci sono dei corsi molto validi e ora voglio parlarti un po' delle mie considerazioni, ovviamente positive, perché non voglio solo evidenziare i lati negativi. E in particolare su Domestika ho conosciuto delle persone veramente meravigliose, artisti come Cristina Ciloniz e Ana Victoria Calderon, che è molto famosa, è un'illustratrice che senza neanche saperlo vedi un po' ovunque e con lei ho fatto un workshop di 3 giorni su una sua piattaforma, si chiama Magic Jungle, se sei interessato vai a vedere su Instagram di cosa si tratta e quindi ho fatto diverse esperienze guidata un po' dalle figure professionali che ho trovato su Domestika. In realtà io al momento cerco sempre di seguire l'artista che ammiro. Se un artista che ammiro fa un corso privato o un corso su un'altra piattaforma, è molto probabile che io sia interessata a vedere di cosa si tratta, se i contenuti sono in linea con quello che a me manca o che vorrei migliorare
e quindi è molto probabile che invece di essere vincolata a Skillshare o Domestika io magari vado a comprarmi un corso altrove. Per questo non mi faccio mai gli abbonamenti annuali ma neanche quelli mensili più di tanto perché reputo che ci si trovi ad essere vincolati a seguire per forza quella piattaforma e magari non hai la possibilità di vedere altre piattaforme, di seguire altri corsi e quindi cerco sempre di lasciare aperte delle porte, però devo sicuramente ringraziare Domestika perché mi ha fatto conoscere tanti illustratori bravissimi, con alcuni ho parlato e devo dire che ho avuto questi scambi molto ispirazionali e molto motivanti e che poi mi hanno portato ad altre esperienze che mi hanno aiutata nel mio percorso. Quindi questo è il panorama delle piattaforme Skillshare e Domestika, spero che adesso hai un'idea più chiara su dove seguire i corsi che ti piacciono e che vorresti fare e grazie di avermi seguita fin qui, ti auguro una buona settimana e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!